Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Molti di voi mi hanno chiesto come fare a modificare la portata di uno strumento analogico, per esempio trasformare un milliamperometro o un microamperometro in un amperometro. In questo video vi farò vedere come si fa senza troppe formule complesse, più che altro in maniera pratica, e come si fa a trasformare anche un milliamperometro non solo in un amperometro ma in un volmetro. Seguite questo video e vedrete come fare le modifiche che vi ho descritto. Buongiorno a tutti. Alcuni mi hanno chiesto come realizzare uno shunt per un microamperometro e portarlo a magari 2-3 ampere. Ovviamente roba piccola, non si sta parlando di 50-100 ampere, ma la cosa vale anche per quello. Oppure come trasformare un microamperometro in un voltmetro. Allora io ne approfitto oggi per darvi qualche spiegazione su come fare, e più che altro senza usare troppe formule che ovviamente ci sono, ma che a qualcuno gli potrebbero risultare un attimino, non dico ostiche, perché ormai con la calcolatrice si fa tutto, ma magari se le dimentica, come spesso faccio io, me le devo andare a rileggere. E allora vediamo un attimino come poter fare con il minimo di formule. Useremo questo microamperometro della Elind, che io conosco ovviamente le caratteristiche perché ci sono anche scritte. Vedete, è un milliampere fondo scala, è un classe 2, un milliampere fondo scala, e era già nato come fondo scala 32 volts e 3,2 ampere. Useremo questo perché forse si capisce meglio che usare uno strumentino magari da 100 microampere e farlo diventare un ampere, cioè è un conto pari. Questo qui è un conto leggermente più complesso, ma non di tanto. E praticamente lo trasformeremo in un volmetro come da scala, così si vede bene, ovviamente da 32 volts, oppure come amperometro da 3,2 ampere. Ora questo milliamperometro noi sappiamo, c'è scritto sopra che è un milliampere, però facciamo il caso che noi non conosciamo nessuna delle caratteristiche, sicché la prima cosa che faremo è andremo a misurare dei parametri. Ora vi metto uno schema, se lo trovo dove l'ho messo, e vediamo un attimino se riesco a farmi capire, che purtroppo alle volte io non è che sia così comprensibile e lo capisco. Allora vediamo se riesco a inquadrare più o meno tutto, perché sulla telecamera c'è un sacco di simboli che mi vanno sulle scritte. Penso più o meno di averlo inquadrato totalmente. Un attimino, ecco, dovrebbe essere inquadrato totalmente. Allora, semplicemente un milliamperometro che ho disegnato, i miei disegni sono terrificanti comunque. Un milliamperometro, così come in questo caso che è un milliampere, ma facciamo conto di non saperlo, per farlo funzionare come amperometro bisogna farci una resistenza di shunt, dove una parte della corrente passerà attraverso il milliamperometro e una parte della corrente passa attraverso lo shunt, per non andare ovviamente a spaccare lo strumento con una corrente tantissimo più alta rispetto a quello che è nato. Ora noi andremo a misurare, prima di tutto facciamo conto che non sappiamo che è un milliamperometro o un milliampere fondo scala, ma non sappiamo cosa è, sicché andremo a misurare quanti milliampere fondo scala è realmente, poi andremo a misurare i millivolts fondo scala dello strumento e andremo a misurare la resistenza interna dello strumento. Sicché io ora partiamo con le misure e poi vediamo come trasformarlo.
Allora, ho collegato il milliamperometro con uno strumento in serie e un altro strumento qui direttamente ai capi dello strumento stesso, ai capi della bobina, in maniera che questo qua poi leggerà quanti millivolts fondoscala andrà lo strumento, e invece poi lo strumento in serie ci dirà quanti milliampere andrà a fondoscala. La resistenza interna la misuriamo dopo. Ho collegato, qua si vede male, ma insomma ho collegato in serie, a scanso sempre di equivoci, una resistenza da 10 kΩ. Si vede male, comunque è questa l'ho messa in serie, diciamo, allo strumento, e l'alimentazione passa attraverso un milliamperometro che dopo vi faccio vedere, digitale, e passa attraverso la resistenza, ovviamente per evitare che sbatta troppo a fondoscala, e poi questa resistenza ci servirà anche per sapere quando la useremo come il voltmetro. E niente, ora vi faccio vedere, c'è un alimentatore con i contraverse, che è questo, non so se vediamo un attimino, si vede la mano? Sì, un alimentatore con i contraverse, che questo qui è molto preciso, e noi manderemo su la tensione, vediamo se riesco a inquadrare più da vicino il milliamperometro, eccolo qua, quello dell'Heiland, lo manderemo, aumenteremo la tensione piano piano fino a che lo strumento non segna il fondoscala, ovviamente nei limiti, è uno strumento analogico, non è che poi sarà così preciso, insomma vediamo un attimino. Allora, con 1 volts niente, 2 volts niente, anche perché ho staccato, eccolo qua, se non attacco questo niente. Allora, con 3 volts si è mosso un pochino, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 9 volts, e allora 9 volts non lo fa, proviamo con 10 volts se va a fondoscala. Ecco qua, con 10 volts praticamente va a fondoscala, sicché intanto ci appuntiamo da una parte che lo strumento fondoscala con resistenza da 10k uguale 10 volts. Vedete che qui è arrivato a fondoscala praticamente. Ora con l'errore di parallasse della telecamera sembra un pochino più in là, però è abbastanza preciso sul fondoscala. Ora sposto un attimino la telecamera da questo punto qui. Noi abbiamo già scritto, sappiamo che con 10 volts va a fondoscala, e andiamo a vedere a fondoscala con quanti millivolts ci va e diciamo con quanti milliampere eventualmente ci va. Noi sappiamo già che lo strumento, l'avevamo letto, è 1 milliampere, comunque facciamo conto di non saperlo, vediamo se tutto funziona così. Un attimino che sposto la telecamera e torno a parlare. Eccomi di nuovo qua. Allora, lo strumento, si è detto, è a fondoscala. Qua sopra abbiamo un Siglent a 6 cifre e mezzo, segna l'amperaggio, questo qui è messo in serie allo strumento, e sotto invece abbiamo sempre un Keithley sempre a 6 cifre e mezzo. Spero che si veda bene perché non è chiaramente nitido come i cristalli liquidi lì, non ha i numeri così grossi come il Siglent. Comunque, allora ci dice che è praticamente 0,99 eccetera milliampere, sicché lo prendiamo per buono che è, diciamo, 1 milliampere fondoscala, e lo segniamo 1 milliampere. E come invece tensione di fondoscala dello strumento sono 26,56 millivolts, 26,56 millivolts. Sicché abbiamo visto intanto quanto è il milliamperaggio di fondoscala, abbiamo visto
che va a fondo scala con una resistenza in serie da 10k con 10 volts, che ripeto quella ci servirà poi per trasformarlo in volmetro, e abbiamo visto che a fondo scala ci va con 26,56 mV, diciamo con circa 26 mV, e quello ci servirà poi per aumentare la portata come milliamperometro. Ora stacco un attimino gli strumenti e misuriamo la resistenza interna. Ecco qua, ho girato lo strumento, ci ho attaccato, diciamo, i coccodrilli che vanno al Siglent perché si legge meglio, e sono 26,8 ohm, praticamente, che possiamo anche eventualmente arrotondare a 27, perché tanto poi le resistenze che andremo a mettere come shunt o come shunt, come si vuole chiamare, non saranno mai precise con la tolleranza delle resistenze. Le resistenze commerciali non saranno mai precise a quello che vorremmo calcolare noi la resistenza di shunt. Allora, ora abbiamo misurato tutti questi valori un attimino. Ora facciamo così, metto un altro schema, che è praticamente lo stesso schema, ma vi volevo spiegare un attimino le cose meglio. Allora, ecco qua, praticamente è lo stesso schema di prima, che ci possiamo anche riportare i valori fondo scala 1 mA, 26,5 mV, la resistenza interna, si è detto, la possiamo arrotondare a 27, e ci scriviamo anche che va a fondo scala con la resistenza 10k uguale 10 volts. Allora, è cambiato un attimino lo schema perché, come dicevo, non troveremo delle resistenze di valore preciso a quello che poi verrà fuori con il calcolo della resistenza di shunt, sicché in questa maniera faremo passare la corrente sempre tramite lo shunt fino al carico, però in parallelo allo shunt ci metteremo un trimmer che va al milliamperometro. In questa maniera possiamo, se la resistenza discosta di un pochino di quello che avevamo calcolato o che ci viene fuori dai calcoli, potremo regolare comunque il fondo scala dello strumento per la corrente che vogliamo. In questa maniera qui possiamo regolare la corrente di fondo scala con il trimmer, in maniera che viene una cosa precisa, anche se la resistenza, ripeto, di valore commerciale non la troviamo, oppure se la dobbiamo fare noi come ho fatto io con un pezzettino di filo di costantana, difficilmente raggiungerò precisamente il valore che ci vuole. Allora, vediamo un attimino con i valori che abbiamo. Ci sarebbero diversi calcoli che possiamo fare, sicché per calcolare la resistenza di shunt, se andiamo su un sito qualsiasi in internet, dobbiamo vedere la resistenza interna, come si è fatto noi, quanti milliampere è fondo scala, e in questa maniera possiamo calcolare tranquillamente la resistenza di shunt. In questa maniera qui si è detto che lo strumento va a fondo scala con 26 mV circa, sicché lo shunt che dobbiamo fare dovrebbe portare 26,5 mV, diciamo, di caduta di tensione per far sì che lo strumento vada a fondo scala. Ora, se usiamo semplicemente la formula della legge di Ohm, V fratto I, abbiamo
che per un fondoscala di 26 mV, se andiamo a calcolare la resistenza, viene fuori praticamente 26 mV circa, diviso 3200 che sono i milliampere, verrebbe fuori una resistenza di 0,008 ohm circa, che sono 8, qualcosa milliohm. Allora, siccome è difficile trovare una resistenza da 8 milliohm, cioè si trova anche, io l'ho fatta con un pezzettino di filo di costantana. Poi ovviamente c'è il trimmer, lo rimetto qui, c'è il trimmer che mettiamo qui con una resistenza così bassa, basterebbe anche un piccolo trimmer da 20 ohm, io non ce l'avevo, ce ne ho messo uno da 100, comunque non cambia niente, è un pochino più difficoltosa diciamo poi portare a fondoscala perché è un pochino più grande la resistenza. Comunque sia, questa lo facciamo per prova, per vedere se uno poi lo fa, ripeto, con una resistenza di valore così basso, se uno trova un trimmer da 20 ohm è più che sufficiente. Allora io ho fatto questa basettina qui, vediamo se riesco a farvela vedere, ho fatto questa basettina qui, ora questa parte qui, questa e questa non la guardate che poi serviranno per usarlo come volmetro. Qua questo pezzettino di filo, non so se si vede, questo ponticello praticamente è un pezzettino di filo di costantana che si avvicina parecchio al valore che vogliamo, è leggermente superiore, in maniera che lo strumento andrebbe oltre il fondoscala, è leggermente superiore ovviamente di poco, l'ho fatto con un milliometro, ho misurato il valore che ci voleva e invece di essere praticamente 8, qualcosa milliohm si va a 9 qualcosa, in maniera che con il trimmer messo come avete visto dal disegno noi regoliamo il fondoscala dello strumento con precisione. Ora ci saldo lo strumentino qui e poi sposto l'altra telecamera sul carico fittizio e vediamo un attimino se è vero che se riusciamo con 3,2 ampere a portarlo a fondoscala. Allora, vediamo se riesco a inquadrare un pochino più da vicino, tanto la cosa è veramente banale, perché devo mettere lo strumento in parallelo alla resistenza di shunt. Ora allo strumento ci sono questi fili che sono lunghi, ma considerando che ci deve passare 1 milliampere possono essere anche così lunghi. Io l'ho fatti lunghi per praticità, però ovviamente se uno poi fa il lavoro definitivo le fa più piccolini. Allora vediamo un attimino, cominciamo a collegare, l'ho spostato, cominciamo a collegare il positivo qua più vicino possibile alla resistenza. Scusate se ecco, e il negativo lo colleghiamo dall'altra parte. Scusate, qui scappa tutto perché è veramente tutto piccolo. E leggero, sicché col filo mi va tutto a giro. Eccolo qua. Praticamente abbiamo messo questa resistenza qui, che è quel pezzettino di filo che vi ho fatto vedere, c'è il trimmer che si vedeva bene, praticamente sono in parallelo allo strumento, cioè la resistenza va verso il carico invece che in parallelo allo strumento, e dalla resistenza tramite questo trimmer ci prendiamo una parte della tensione che si genererà ai capi di questa resistenza per andare al milliamperometro, in maniera che possiamo
maniera tale che possiamo tarare precisamente i famosi 3,2 A che ci servono a noi. Allora, un attimino che sposto la telecamera, attacco l'alimentatore e ci spostiamo un pochino più in qua. Ho collegato tutto. Allora, ho collegato un alimentatore, praticamente la parte negativa dell'alimentatore, come da schema, va direttamente al carico fittizio, mentre la parte positiva passa dalla resistenza di shunt e tramite il trimmer si va al milliamperometro in maniera da poter tarare il fondo scala. Ora, prima inavvertitamente qualcuno forse se ne è accorto, più attento, ho sbagliato, avevo collegato lo strumento direttamente in parallelo alla resistenza, ma in realtà qui non è così, perché la parte positiva dello strumento, come da schema, esce dalla parte centrale del trimmer, sicché il positivo arriva qui, il filo di ritorno che poi va allo strumento è questo qui giallo. Allora, lo strumento si dovrebbe vedere bene, nello strumento non si vede, nella telecamera che inquadra lo strumento non si vedono i fili che arriva. Comunque a questa boccolina qui abbiamo direttamente il cavo nero che viene dall'alimentatore e qui abbiamo il filo di ritorno che esce dal milliamperometro, in questo caso dallo shunt. Allora, facciamo, qui è andato tutto via. Allora, inquadriamo tutte e due le cosine, qui facciamo così, qui si dovrebbe vedere. Questo è il trimmer che andrò a regolare. Allora, vediamo un attimino. Intanto sullo strumento qua potete vedere che l'ho impostato, qui è 1 A e lo strumento, il milliamperometro, si muove a malapena. Ora lo portiamo a 2 A di assorbimento. Questo numero che vedete è in realtà l'assorbimento vero, ma 1,998 A possiamo arrotondare a 2 A. Lo portiamo a 3 A e in questa maniera qui, ora a questo punto qui, vediamo di portarlo invece su un assorbimento che poi ci possiamo tarare lo strumento. In questo caso, visto che lo strumento non tende a battere verso il fondo scala, possiamo aumentare la corrente di assorbimento a 3,2 A. Ora stiamo assorbendo 3,2 A e lo strumentino, come vedete, ne segna solo 1,6 perché il trimmer è girato tutto dalla parte della massima resistenza o quasi verso lo strumento. Sicché vediamo un attimino di aumentare piano piano, andiamo vicino al fondo scala. Ripeto che questo è un trimmer da 100 ohm, sarebbe stato meglio averne uno da 20, non ce l'avevo, e questo qui ora siamo a 3,2 A. Non dobbiamo vedere il capello ovviamente perché lo strumento è analogico e poi perché la telecamera e lo strumento che è storto perché è inclinato un attimino verso di me falsa la lettura che si fa. In questo momento io lo vedo su 3,2 A, la scala è quella di sotto, che abbiamo portato uno strumento che era nato per 1 mA, mettiamo, poteva essere diciamo di un altro miliamperaggio, diciamo così, e non cambiava niente, bastava rifare i calcoli che si è fatto, che sono semplicissimi. In questa maniera qui non usiamo troppe formule e praticamente in questo caso 3,2 A perché lo strumento aveva già la scala così e ci faceva comodo. Però invece di essere nato per esempio da 1 mA fondo scala poteva essere anche 100 microampere. Facendo i calcoli e le misure che abbiamo fatto più che i calcoli ci si arrivava lo stesso. Ora vediamo se calando
la corrente, l'assorbimento della corrente, anche lui diciamo cala. Allora caliamo un attimino la corrente, vediamo se ha assorbimenti diversi, praticamente segna abbastanza preciso. Ora c'è da fare una considerazione: chi avrà visto l'altro video, questo qui era lo strumento con il galvanometro guasto che avevo smontato dall'alimentatore della Elind, che ho sostituito questo con l'amperometro volmetro digitale. Sicché questo qui era proprio rotto meccanicamente, si inceppava, l'ho sbloccato un attimino, però tende un attimino a incepparsi lo stesso. Però per fare questa prova qui, diciamo, va bene lo stesso, perché quello che ci interessa a noi è vedere come si fa e non vedere se questo poi va preciso sull'amperaggio, sul voltaggio preciso, perché quando noi portiamo uno strumento a fondo scala, questo qui è da 3,2 A, lo portiamo a 3,2 A, ovviamente a metà sicuramente sarà 1,6. Ora qui siamo a 2,4 A e più o meno segna abbastanza preciso, nonostante che fosse uno strumento cascato, che è caduto, così lo diciamo in italiano. Ora scendiamo un attimino, portiamolo a 1,6, ecco, a 1,6 segna 1,6, e se scendiamo, mettiamo a 0,8, vado un attimino sotto e poi risalgo, perché, come ripeto, è uno strumento che ha subito delle botte, anche se l'ho rimesso in funzione in qualche maniera, non sarebbe uno strumento da usare, ecco, in maniera definitiva. Per fare delle prove va bene, come nel nostro caso. 0,8 A segna 0,8 A, sicché abbiamo visto che con il piccolo calcolo che abbiamo fatto e con la resistenza di shunt che abbiamo costruito, con un piccolo trimmer per regolare il fondo scala, abbiamo trasformato uno strumento da 1 mA a 3,2 A. Una cosa importante, penso di averlo detto prima, ma lo ripeto, è che dove è andato? Eccolo qua. È che questa resistenza qui che avevo fatto vedere prima, questo ponticellino qui, è fatto di costantana, non è fatto con un pezzetto di filo di ferro o di rame, perché diciamo non vanno bene. Si usa la costantana perché la costantana ha poca variazione di resistività al variare della temperatura. Le resistenze a filo, che di solito quelle buone che trovate in commercio, anche quelle ceramiche, dentro sono fatte col filo di costantana. Ora, quelle che poi si trova sul mercato asiatico non lo so come si fanno, ma se si compra da un fornitore buono e si prende delle resistenze a filo, sono di solito fatte con la costantana, in maniera che la resistività non varia col variare della temperatura. Per questo piccolo assorbimento e questo diciamo questo pezzettino così piccino, che ovviamente non scalda niente, uno poteva usare anche se non ha altro anche un filo di ferro, diciamo, però insomma sarebbe bene. È un filo di rame no, perché ci voleva troppo lungo. Comunque, se uno trova un pezzettino di filo di costantana se la costruisce, e se no insomma va su uno dei tanti cataloghi e la compra del valore prossimo a quello che gli ci vuole. Possibilmente, dato che ci metteremo il trimmer, va presa di valore leggermente superiore a quello che ci serve, in maniera che lo strumento va oltre il fondo scala e noi col trimmer lo riporteremo esattamente sul fondo scala. Ora vediamo come si può fare il discorso del volmetro, sicché stacco tutto, risposto l'altra telecamera dall'altra parte e ci rivediamo. Allora, lo schema di principio per uno strumento, diciamo uno strumento milliamperometro come questo, un galvanometro chiamiamolo come questo, trasformarlo in un volmetro è ancora più facile diciamo di trasformarlo in un amperometro.
invece che una resistenza di shunt messa qui, di solito basta una resistenza qua. Io ho disegnato anche un trimmer perché, solito discorso, noi andremo a vedere che resistenza ci vuole, però non la troveremo del valore preciso per farlo andare a fondo scala come vogliamo noi, sicché non avremo la precisione assoluta, sicché o poi metteremo delle resistenze in serie parallelo in maniera sperimentale, sempre per la tolleranza delle resistenze, fino ad arrivare con la tensione che vogliamo a fondo scala, oppure la soluzione migliore, tanto la corrente che ci passa è piccolissima, la soluzione migliore è una resistenza e un trimmer per portarla a fondo scala. Allora, ci sono due, è semplicissimo, diciamo, calcolare la resistenza che ci vuole, è semplicissimo. Allora, uno dei modi che si può fare è prendere un trimmer multigiro tipo questo, mettiamo da 100k, da quello che vogliamo, insomma da 50k in su, per evitare che poi lo strumento vada a fondo scala. E poi, una volta che ci abbiamo messo, lo mettiamo in serie allo strumento come se non ci fosse questo qui, ovviamente, lo giriamo e portiamo lo strumento a fondo scala. Quando lo strumento è a fondo scala, semplicemente lo smontiamo il potenziometro e andiamo a misurare ai capi del potenziometro che resistenza ohmica ha, e quella sarà la resistenza che ci vuole per far andare a fondo scala lo strumento con la tensione che vogliamo. Ricordo, in questo caso con 32 volts, lo vogliamo fare andare a fondo scala con 32 volts. Invece, visto che noi prima per fare la prova abbiamo usato una resistenza da 10k e l'abbiamo mandato a fondo scala e ci siamo segnati che era 10 volt, se no poi mi brontano, perché ho questa abitudine di non di chiamarli volts con la S, ma purtroppo dialettalmente viene fuori volts, che sarebbe quasi VLOTZ, sicché figuriamoci un po' che schifezza viene fuori. Comunque, allora in questo caso si è visto con 10 volt si andava a fondo scala e c'era una resistenza di 10k, sicché se vogliamo fare semplicemente il conto, 10k per 3,2, perché 32 volts, se non mi sbaglio, sono 3,2 volte i 10 volts, sicché viene fuori una resistenza da 32k. Qui ci vorrebbe, per farlo andare a fondo scala, una resistenza da 32k precisa. Siccome non ce l'abbiamo, io ho fatto ora si passa a questa parte quest'altra parte. Prima abbiamo usato questa, ora si passa da questa resistenza in serie allo strumento col trimmer. Io in questa maniera qui ho usato una resistenza di valore inferiore a 32k, sono 27, non si vede, vabbè, insomma sono 27k, e ci ho messo in serie un trimmer da 10k che c'avevo per arrivare diciamo al valore poi di fondo scala. Ora la collego sullo strumento e poi ci attacco l'alimentatore e vediamo se va a fondo scala. Allora, ho collegato lo strumento all'alimentatore, sfruttiamo questa parte. Una cosa importante: prima avevo messo i coccodrilli uno qui e uno qua. Questa resistenza che può portare le piste di rame in realtà era ininfluente, perché noi andiamo a misurare praticamente proprio ai capi, siamo andati a prendere ai capi di questa resistenza qua, sicché questo era
diciamo ininfluente, anche perché comunque poi per le prove avrebbe voluto dire poco. Comunque questa resistività data dalla basetta di rame, no, in realtà non c'era, ecco. Allora, e qua abbiamo messo il negativo direttamente allo strumento, vediamo un po' qua attaccato al cavo dello strumento, eccolo qua il coccodrillo, e il positivo passa attraverso questa resistenza e attraverso il trimmer, che andrà regolato per portarlo a fondo scala. Allora, vediamo un attimino di inquadrare meglio. Da questa parte invece, ora siamo 1 volts, mettiamolo a 0 volts. Da questa parte questi qui sono millivolts, praticamente sono ininfluenti perché l'ultimo contraver dice poco. Ho inquadrato, è sempre lo stesso strumento di prima, ho inquadrato sempre l'alimentatore di prima, ho inquadrato solamente questa parte perché così vedete meglio diciamo il voltaggio, a quanto lo spostiamo rispetto al milliamperometro. Allora lo inquadro un attimino più da vicino se mi riesce, eccolo qua. Questo è, un attimino solo, abbiate pazienza, questo è, ci metto il dito, questo sarà il trimmer che andremo a regolare. Ora lo portiamo a fondo scala. Allora partiamo con 10 volt, 20 volt, noi lo vogliamo a fondo scala con 32, 30, 31, 32. Non arriva a fondo scala perché ovviamente va tarato questo trimmer. Portiamolo a fondo scala, non mi avvicino tanto perché se no la telecamera mi inquadra i pochi capelli che ho, non è un bel vedere, sicché dovrebbe essere così a 32 volts, sicché abbiamo 32 volts, strumento a fondo scala 32 volts. Vediamo un attimino a metterlo a 24, 22, 23, 24, segna 24, mettiamolo a 16, ripeto che questo strumento ha subito, sicché non sarà estremamente preciso, mettiamolo a 15, 16 e segna all'incirca 16, mettiamolo a 8 volts, allora 6 volt, 7 volts, 8 volts, e anche qui segna abbastanza preciso per i colpi che ha preso questo strumento, però non cambia quello che abbiamo fatto, sicché una resistenza e un piccolo trimmer in serie e trasformate un milliamperometro in un volmetro. Niente, non c'ho da dire altro, penso di aver finito, spero di essere stato abbastanza chiaro, perché alle volte la mia paura è sempre di non essere troppo chiaro e di non riuscire a spiegarmi bene, e se ci sono domande io rispondo a tutti. Spero che a qualcuno risulti utile questo piccolo video. E cosa vi devo dire? Come al solito iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e a presto!